Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi, sulla falsa riga degli episodi precedenti, continuiamo a parlare delle super macchine che si possono comprare a prezzi ridicoli grazie alla svalutazione. Abbiamo parlato delle super berline, delle super station wagon e oggi andremo a parlare dei super SUV. Quei veicoli così grossi, ingombranti e strapieni di potenza che o li ami o li odi. Io personalmente ho appena riconsegnato a Maserati la loro Levante GTS e mi sono divertito parecchio. Il video lo trovate qui in alto se non l'avete visto. Anche in questa categoria si possono trovare macchine piuttosto interessanti, potenti e performanti. Diciamo che con un budget di massimo 30.000 euro ci si può portare a casa dei veri e propri mostri di potenza. La moda del SUV è nata all'incirca 15 anni fa e oggi ovunque guardiamo li vediamo ad ogni angolo della strada. D'altronde le case automobilistiche non fanno altro che esaudire le richieste di mercato e oggi, ahimè, i SUV, specialmente quelli sportivi, sono i veicoli più richiesti dal mercato. E con il budget che vi ho appena detto, quindi di massimo 30.000 euro, la scelta non è niente male, perché spulciando un po' sul mercato ho trovato tanti super SUV piuttosto allettanti, sempre a patto che non vi spaventano i costi di gestione, bollo, super bollo, assicurazione e gli astronomici costi del carburante. Dei diversi modelli che ho trovato voglio iniziare dal Porsche Cayenne. A mio avviso Porsche è stata l'azienda che ha creato il concetto di SUV pompato, il cosiddetto SUV sportivo. Macchina che è stata piuttosto importante per Porsche perché, come ho già ribadito in un altro video, il Cayenne o la Cayenne, come volete chiamarla, è stato il modello che ha permesso a Porsche di salvarsi dal fallimento. E oggi il trend del creare SUV è piuttosto redditizio per queste aziende perché ormai tutti gli altri segmenti, come ad esempio la coupé sportiva, la station wagon, la berlina, sono sempre meno richieste. Quindi con massimo 30.000 euro ci si può portare a casa una gran versione del Cayenne e stiamo parlando della Turbo S, più precisamente del restyling della prima generazione, macchina che nel 2008 aveva un prezzo di ben 111.400 euro. E a distanza di ben 12 anni, a mio avviso, questo restyling della prima generazione rimane la Cayenne più bella mai fatta. Certo, gli interni sono piuttosto datati se si vanno a vedere le generazioni più recenti, però guardandola dall'esterno ha un design che è ancora attuale e moderno. E con meno di 30.000 euro cosa si porta a casa? Beh, aprendo il cofano, davanti abbiamo un 4008 V8 biturbo, capace di erogare ben 550 cavalli e 750 Nm di coppia. Capace di spingere il Cayenne Turbo S a 100 km/h in 4 secondi e 8 con una velocità massima di 280 km/h. Nel corso degli anni sono stati fatti grossi passi avanti dal punto di vista della dinamica di guida, perché ho avuto l'occasione di guidare diversi SUV pompati come la Stelvio Quadrifoglio e appunto la Levante GTS e a tratti quasi ti dimentichi che stai guidando una macchina con un peso piuttosto notevole e un baricentro alto. Passando al secondo mostro di potenza, qui secondo me Audi ha fatto una macchina che rimarrà nella storia. Quello che vedete è il logo V12 dove è stato montato sull'Audi Q7. Nel 2009 Audi mise in commercio un Audi Q7 con sotto un motore pazzesco, un V12 da ben 6 litri, ad un prezzo di 135.000 euro. Qui stiamo parlando di una macchina gigantesca con un motore esagerato derivato dall'Audi R10. Macchina che ha portato ad Audi più vittorie in una delle gare più famose del mondo, la 24 ore di Le Mans. Stiamo parlando anche dell'unica macchina ad essere stata messa in produzione con un V12 diesel, motore che ha una coppia da camion. Stiamo parlando di 500 cavalli e ben 1000 Nm di coppia, capace di spostare questa enorme abitazione su ruote da 0 a 100 in soli 5 secondi e mezzo con una velocità massima limitata a 250 km/h. Guardandola oggi obiettivamente è una macchina abbastanza inutile, anche per il fatto che ormai i diesel stanno andando a morire, però a pensare che una casa automobilistica è arrivata a produrre, a mettere in commercio una macchina così grossa, con un motore così esagerato, beh, già ci viene un po' di nostalgia a pensare che nei prossimi anni vedremo per strada solamente macchine elettriche. Rimanendo sempre in territorio tedesco, questa volta vi voglio proporre una macchina che ha una colonna sonora veramente degna di nota.
Stiamo parlando della Mercedes ML63 AMG della serie W164, a mio avviso una delle serie più belle mai fatte. Macchina che nel 2008 aveva un prezzo di listino di ben 110.000 euro. Sotto al cofano troviamo quel glorioso 6003 vuoto aspirato, capace di erogare 510 cavalli e 630 Nm di coppia. E il sound è veramente la ciliegina sulla torta. Mercedes ha utilizzato questo 6003 vuoto aspirato per così tanti anni che è un vero dispiacere non vederlo più in produzione. Prestazioni di tutto rispetto anche per questa Mercedes, perché 0-100 viene coperto in 5 secondi netti e la velocità massima è di 275 km/h con il pacchetto VMAX. Come sapete, i tedeschi hanno il vizio di proporre sul mercato macchine potenti, ma con una velocità massima sempre limitata a 250 km/h e spesso propongono optional, ovviamente a pagamento, per alzare la velocità massima. Hai capito sti tedeschi furbetti? Un altro super SUV degno di nota è la Volkswagen Touareg W12, anzi W12 e anche la V10. Perché qui in questo periodo di follia Volkswagen ha presentato la Touareg in due varianti piuttosto interessanti, dotate di motore V10 TDI e W12 a benzina. Oggi vi parlo della W12. Macchina messa in commercio nel 2005 con un prezzo di listino pari a 104.000 euro. Sotto al cofano troviamo un motore veramente pazzesco, un 6000 W12 capace di erogare 450 cavalli e 600 Nm di coppia. La particolarità di questo motore è che poi più avanti fu proposto anche sulle, gemelle diverse dei modelli premium di Volkswagen, cioè le Bentley, Continental GT e Flying Spur. Tutto sommato, considerando che siamo nel 2005, le prestazioni sono di tutto rispetto. 0-100 in 5 secondi e 9 e la velocità massima limitata a 250 km/h. Gli interni che vedete sono della versione V10 TDI. Purtroppo è piuttosto difficile trovare materiale della versione W12, però vi voglio far vedere in ogni caso gli interni e i materiali premium che caratterizzano questa macchina. E ciò vi fa anche un po' pensare che questa, dotata di motore W12, è una sorta di Bentley Bentayga low cost. Perché sì, le Bentley di quell'epoca condividevano molte componenti con i modelli premium delle Volkswagen. Prendiamoci un attimo di pausa dalla terra tedesca e passiamo negli Stati Uniti, perché qui c'è un super SUV degno di nota. Stiamo parlando della Jeep Grand Cherokee SRT8, più precisamente del modello proposto nel 2012 con un prezzo di listino di 76.000 euro. Come sempre le americane godono dell'ottimo fattore qualità-prezzo e anche questa macchina non è da meno, perché considerando prezzo di listino ben inferiore rispetto alle macchine che vi ho appena elencato, qui ci si porta a casa un motore tipicamente americano, un 6004 V8 EMI aspirato, capace di erogare 468 cavalli e 600 Nm di coppia. Anche le prestazioni sono di tutto rispetto, 0-100 in 5 secondi netti e una velocità massima di 257 km/h. Trovo molto curioso il fatto che per le foto ufficiali è stato scelto come contesto l'autodromo di Monza, ma una macchina così nessuno la porterebbe in pista, però le prestazioni ci sono e i contenuti, essendo una macchina americana, quelli non mancano mai. Passando in terra d'oltremanica, vi voglio parlare di questo bestione su 4 ruote. Stiamo parlando della Range Rover Supercharged, macchina che nel 2010 aveva un prezzo di listino di 112.000 euro e oggi a quasi un quarto di quella cifra ci si porta a casa un vero e proprio salottino all'inglese. È una macchina piuttosto grossa, ingombrante e pesante, perché stiamo parlando di una macchina da ben 2 tonnellate e 7, fortunatamente spostata da un motore piuttosto potente, un 5000 V8 Supercharged, capace di erogare 510 cavalli e 625 Nm di coppia. Il peso sulle prestazioni si fa sentire, perché 0-100 viene coperto in 6 secondi 2, mentre la velocità massima è di appena 225 km/h. Tornando in Germania vi parlo di un altro super SUV che a mio avviso è stupendo. Stiamo parlando della BMW X5 generazione E70, macchina che immessa sul mercato nel 2009 aveva un prezzo di listino di 115.000 euro. Perché ho esordito dicendo che mi piace tanto? Beh, guardate la linea. Inutile dire che dietro tutto ciò c'è Chris Bangle, a mio avviso uno dei designer che ha rappresentato al meglio l'apice del design moderno di BMW. Secondo me BMW deve iniziare a riguardare le macchine di questa era e ispirarsi per i nuovi modelli, perché a mio avviso stanno un po' perdendo la retta via.
Quindi questa X5M non è solo bella da vedere, ma è anche piuttosto performante, perché sotto al cofano troviamo un 4004 V8 biturbo, capace di erogare 555 cavalli e 680 Nm di coppia. Quanto basta per spostarla a 100 km/h in 4 secondi e 7, con una velocità massima limitata, ovviamente, a 250 km/h. Come potete vedere, già oltre 10 anni fa le case automobilistiche riuscivano a tirar fuori potenze piuttosto incredibili da queste macchine. E quindi nell'ultimo decennio sono stati fatti grossi passi avanti non per quanto riguarda le prestazioni pure, come lo 0-100, la velocità massima, i cavalli, ma nel modo in cui si guidano queste macchine, perché se andiamo a prendere queste macchine, nella dinamica di guida si avverte molto il peso, il baricentro alto, mentre a guidare le loro evoluzioni più moderne fa impressione poter spingere e andare forte con macchine così grandi che non ti danno l'idea di essere pesanti e con una posizione di guida alta. Quindi a mio avviso tutti quelli che criticano dicendo la parola super SUV non deve esistere, provate un qualsiasi super SUV moderno per rimanere piuttosto colpiti dalle performance. Comunque, l'ultima della lista, se volete sentirvi un po' degli agenti dell'FBI, la Cadillac Escalade è la macchina che fa per voi. Purtroppo le Cadillac sono sempre state sfortunate nel nostro mercato, non ne hanno mai vendute più di tanto, però io questa qui la trovo essere una macchina piuttosto stilosa. E io penso che con una di queste in giro sicuramente non passate inosservati. Stiamo parlando di una macchina che nel 2006 aveva un prezzo di listino di 71.000 euro. E che cosa ci si porta a casa oltre al comfort più assoluto e consumi astronomici? Sotto al cofano abbiamo un 6002 vuoto aspirato, capace di erogare 409 cavalli e 565 Nm di coppia. La potenza c'è, le prestazioni no, perché tra tutte quelle che vi ho elencato finora questa è la macchina con le prestazioni più misere. Stiamo parlando di uno 0-100 in 6 secondi e 8 e una velocità massima di appena 170 km/h. Molti dicono che avere macchine così grandi e così potenti e prestazionali è una cosa inutile. Però se la mettiamo su questo piano, anche una Ferrari inutile, pure una Bugatti. Stiamo parlando di macchine mostruosamente prestazionali, ma che sono impossibili da sfruttare nel quotidiano, perché sono basse, scomode, rumorose, abbiamo dei limiti di velocità molto bassi, le strade fanno schifo, quindi è tutto relativo. Io personalmente le accetto, macchine così grosse e potenti, e vedendo i volumi di vendita immagino che in tanti amano questo tipo di veicoli. E voi, se doveste sceglierne uno di questi qua, quale scegliereste? Io personalmente andrei di Porsche Cayenne Turbo S. Come sempre, se avete consigli, idee o temi da trattare, fatemelo sapere. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!